E benvenuti in questo nuovo video. Il mercato sta giungendo al termine, diciamo, più che altro sta arrivando il campionato, che è quello che conta. Quindi è una domanda che ci stiamo ponendo un po' da diversi giorni, diverse settimane, anche vedendo le varie evoluzioni di mercato, le varie, tra l'altro l'ultima partita comunque che è stata un po' da testa, quella di Coppa Italia contro il Mantova, che comunque devo dire è andato un ottimo test, è andato un granché bene, e quindi più che altro vedevo un po' così io la partita di Coppa Italia, capire i nuovi elementi innanzitutto e se la squadra era comunque di livello, ecco, a livello di gioco come si sarebbe comportata. Devo dire che sotto tutti i punti di vista è andata bene, è andata assolutamente bene. Quindi anche vedendo un po' il mercato, la domanda che ci siamo poste e che facciamo anche a voi, ci poniamo anche tra di noi e cerchiamo di dargli una risposta più giusta possibile, non saprei come dire. Questo Venezia, tra uscite, entrate, tra la rosa che ovviamente abbiamo ereditato dall'anno scorso, quindi quelli che sono rimasti, è da Serie A. Questa è la domanda principale di questo video, e cerchiamo di dargli una risposta e la chiediamo anche a voi, quindi scrivetelo pure qua sotto, insomma alla fine, dopo che avrete sentito quel che abbiamo da dirvi, e dite pure la vostra se siete anche se non siete d'accordo con noi o siete assolutamente d'accordo. Scrivete pure qua sotto e ne parliamo nei commenti. Quindi partirei da cosa ci ha portato il mercato, dopo andiamo a vedere le cessioni e la rosa a disposizione, quindi al momento, tra nuovi arrivi, quelli che c'erano già, così da capire, così da avere una situazione chiara, un quadro chiaro, e poi andiamo a fare le nostre valutazioni, considerazioni personali. Partiamo quindi dai portieri. In questo momento è arrivato Plizzari, che sarebbe il secondo portiere, ma è arrivata una notizia, un po' un'idea da parte del Como che sarebbe interessato a Stankovic, quindi dobbiamo vedere, ma comunque non è niente di concreto. Parla proprio di Marzio, parla proprio di idea. Sì, idea Stankovic. Esatto. Cioè, per me potrebbe rimanere benissimo Stankovic e Plizzari come secondo, però sono veramente due portieri quasi all'altezza, quasi. In realtà nella scorsa partita Plizzari, anche se troppo, ha detto benissimo che deve ancora lavorare molto. Sì, sulla fase di impostazione, sul gioco di squadra, sulla costruzione, sì è vero. Per il resto, sì, Stankovic comunque io me lo terrei molto volentieri. Passiamo alla difesa. Sono arrivati 3 difensori, Korac, Franic e Venturi. Andando avanti sugli esterni, Compagnon, Pietrelli e No. E sono arrivati 3 attaccanti, Casas, Adorante e Cannavò, che poi è andato direttamente in prestito. Quindi sì, in Serie C, quindi insomma l'abbiamo messo giusto per completezza, ecco. Ci sono dei dubbi sul difensore, che si parla da inizio mercato praticamente di Stossidibè, da capire se arriverà alla fine. In teoria insomma non si è lontani dalla chiusura dell'affare, però al momento in cui stiamo registrando non c'è l'ufficialità, non c'è l'accordo definitivo, una notizia in merito, quindi stiamo ad aspettare. Comunque lo consideriamo possibile, ecco, un nuovo acquisto per completare il reparto difensivo, almeno sul pacchetto dei 3 difensori, insomma 3+3, insomma, tra riserve e titolari. Quindi andiamo a vedere quelli che sono partiti. Joronen ovviamente è andato via a zero, nel senso che è scaduto il contratto, ciao, in teoria se non ho capito bene è finito al Palermo, quindi ce lo ritroveremo davanti in campionato. Izes, Candé ceduti entrambi al Sassuolo, Candela partito, Cernigoi, Zampano uguale, Hitker uguale e Okoro ceduto alla Juventus Gen. Quindi queste sono state le cessioni. Ci sono dei dubbi, nel senso le cessioni che sono state fatte potrebbero non essere le ultime. E qui ovviamente dopo discutiamo della questione di Nicolas Caviglia, perché è un tema gigantesco, almeno per quanto mi riguarda, nella valutazione e nella risposta alla domanda che ci siamo posti. Dubbi poi su Lella Oristanio. Sì, Oristanio da inizio mercato ormai è sempre in dubbio, non è stato neanche convocato nell'ultima partita ovviamente. Anche il suo agente ha parlato, ha detto che insomma il suo futuro è lontano da Venezia, quindi perfetto. Comunque deve trovare una squadra in ogni caso, perché non può rimanere. Adesso se il Torino lo vuole lo prende, in caso penso che chiunque lo voglia sia disponibile. Ma infatti ho letto di un inserimento del potenziale del Verona, se non erro, proprio perché quanto sarà Oristanio Torino? Un mese che se ne parla? Da inizio, da giugno probabilmente. Quindi due palle, nel senso che si sblocchi, perché tanto si deve sbloccare, no? Possibilità che rimanga onestamente dopo
dalle parole della gente, dopo che praticamente non è stato mai fatto giocare, forse qualche amichevole all'inizio, preparazione con Stropp, però proprio all'inizio poi... La sua volontà non penso sia quella di rimanere a Venezia. Infatti, no. Che vada pure, se quella è la sua volontà forte, mi sembra che sia stata esplicitata che vada, l'importante è che trovi una sistemazione. Esatto. E lei invece è un discorso diverso, nel senso che può essere un Jollio a centrocampo o comunque da capire se troverà una sistemazione, magari si parlava di un ritorno al Bari, che era stato l'anno scorso in prestito, per giocare di più, e potrebbe anche starci, ci sarebbe legittimo da parte sua volerlo. Quindi, fatti questi discorsi qua, la rosa ad oggi reparto per reparto, portieri, difensori, esterni, centrocampisti, attaccanti. Allora, partiamo dai portieri. Stankovic, Plizzari e Grandi. La difesa che abbiamo oggi è Shintian, Korac o Svoboda, appena sarà disponibile, certo. Franic e Sverko. A centrocampo abbiamo Kike Perez, Dumbia, Nicolussi Caviglia, Duncan, Condé, Busio, Lella e Bjarkason. Gli esterni destri Sagrado, esterni sinistri Compagnon, Aps e Pietrelli. Qua faccio una piccola precisazione, metto esterni destri di piede destro, esterni sinistri di piede sinistro, per convenzione, chiamiamoli esterni. Esterni, esatto. La seconda punta che abbiamo oggi sono Yeboah e Casas, come attaccanti, quindi prima punta Dorante e Fila. Sì, quindi fatto un po' sta analisi veloce, cioè reparto per reparto, cosa abbiamo comprato, cosa è arrivato dal mercato, cosa abbiamo ceduto. La domanda è, avevo tutti gli elementi per chiederci e per provare a rispondere. Questo Venezia quindi è da Serie A per le cose che abbiamo fatto? Allora, per quanto parto io? Sì. Per quanto mi riguarda, cioè la questione centrale è, allora, premessa. La squadra è forte, ce l'abbiamo visto anche contro il Mantova, ok che è una parte di Coppa Italia, calcio d'agosto, come ha detto Stropp, quindi ha il valore che ha, per carità, però comunque hai visto dei valori tecnici importanti in diversi elementi, anche per esempio in un Dumbia che l'anno scorso per me è stato utilizzato più da incontrista a centrocampo, più che da uno che può far male anche offensivamente, che ha armi offensive, infatti era un po' dubbioso da quel punto di vista, ma mi ha fatto vedere che il giocatore magari anche complice un livello che si è per forza abbassato, perché tra Serie A e Serie B contro il Mantova si è visto un giocatore che può essere incisivo in Serie B, può essere decisivo assolutamente, può fare la sua stagione, diciamo, di dove sboccia effettivamente come giocatore. Capito, e quello è solo un esempio. Tanti giocatori mi hanno impressionato e mi ha fatto capire che il valore è alto di base, poi si dovrà vedere in campionato e la prima giornata ci darà già altre risposte ancora più concrete secondo me, però comunque non possiamo negare che il valore è alto. Sì. E lo dice anche che guardavamo ieri il valore rosa della classifica, no? Sì, il Venezia è momentaneamente il primo in classifica da quello che dice Transfermarkt sul valore della rosa, quindi cominciamo già bene direi, perché comunque è un valore importante. Anche se non indica niente di per sé, però comunque è già un indizio. Certo. Secondo me la rosa, adesso dobbiamo vedere Svoboda, Sverko come tornano in generale. Per il resto, anche Nicolussi Caviglia dobbiamo vedere se dovesse andare via veramente o rimanere. Quella per me è la questione centrale di cui ho omesso per il momento. Perché... Esatto, dopo ne parliamo. Ma comunque in generale come squadra potrebbe anche andare bene per la Serie A questa, secondo me. È stata costruita in modo molto intelligente. Tu dici fossimo rimasti in Serie A l'anno scorso, questa squadra andrebbe, sì, potrebbe lottarsela, dici, con Stropp allenatore. Esatto, con Stroppa, perché... E qua tornano le critiche di Francesco. No, i giocatori sono cambiati un po', però comunque Yeboah c'era anche l'anno scorso, però non lo faceva giocare, ma abbiamo visto che giocatore è. Sì, seconda parte di anno l'ha fatto giocare di più panchinando Ristanio. Sì, ma l'ha fatto giocare anche... Sempre in ritardo, dici tu. Non aiutandolo, non l'ha messo nelle sue condizioni, Di Francesco ha fatto un casino l'anno scorso, secondo me, non ha capito tanti giocatori. Per il resto, come rosa, a me piace molto e potremmo lottarci anche un secondo posto. Tu dici un secondo posto? Sì, dai, non voglio dire il primo. No, effettivamente riportavamo il valore rosa della classifica, cioè la classifica del valore rosa di Transfermarkt, che è il sito tra i più autorevoli, diciamo,
per quanto riguarda il mondo del calcio, sui valori ai giocatori, quindi ha senso prenderlo in esame. Il Venezia è effettivamente primo. Dietro, per chi volesse sapere, Monza secondo, Spezia, Palermo e Empoli quinto. Palermo pensavo più alto comunque, però lì secondo me, ecco, da questo punto di vista il valore lo dà anche l'allenatore. Per me Inzaghi al Palermo è un valore importante, quindi se il valore rosa è solo quarto, per me un allenatore come Inzaghi ti sposta di 1, 2, forse 3 posizioni. Certo. Quindi è forse la pretendente numero 1 insieme a noi, secondo tanti, lo dicono gli altri, io no. Cioè, andiamoci piano, andiamoci cauti, perché appunto il mio pensiero è che voglio capire la permanenza di Nicolò Sicaviglia prima di parlare. Dico il mio giudizio, ma sono molto restio a dare la certezza come dire, il mio pensiero al 100%, dire questo è il mio pensiero e arriviamo primi, secondi, terzi. Dipende da Nicolò Sicaviglia se viene ceduto o meno, perché secondo me è troppo importante, è veramente l'ago della bilancia della situazione. Cioè, se rimane lui, io dico a Stroppa, è il centrocampista più forte della Serie B. Anche reparto per reparto si è messi bene, abbiamo visti testati i nuovi acquisti. Devo dire che Antonelli si è mosso bene, in entrata si muove quasi sempre molto bene, soprattutto in difesa tra l'altro. Veramente ha un occhio pazzesco. Ha preso Adorante che comunque... Sì, no, chiaro, però era più in vista, dico. Sì, appunto, non era uno sconosciuto Adorante, Sì, assolutamente. Quindi se rimanesse Nicolò Sicaviglia non riuscirei a dare scuse a Stroppa per dire devi lottare fino alla fine per arrivare primo, secondo al massimo, perché comunque è la squadra di valore. Secondo me non rimaniamo uno delle candidate principali, perché comunque non è che puoi dire allora passiamo decimi, cioè come il valore lo dice, no? Sì. Della rosa, che comunque perderebbe sicuramente tanto, però non a tal punto da non essere considerata per me una candidata, una fra le favorite, tra le candidate principali alla vittoria del campionato o comunque alla qualificazione, alla promozione in Serie A. E quindi per me questo è un po' il discorso. Con Nicolò Sicaviglia devi promozione diretta, assolutamente obbligatoria. Senza, siamo una delle candidate principali alla promozione diretta. Un po' questo secondo me è il mio discorso, la mia valutazione. Sì. Però appunto finché non parte o rimane, finché non si decide, esatto. Comunque giudizio sospeso. Sì, concordo completamente. Nicolò Sicaviglia sarebbe una pedina fondamentale per riuscire a avere una promozione più facile. Comunque la Serie B è un campionato difficile in generale che... Sì, assolutamente. Non va sottovalutato. Esatto, è molto difficile, divertente per noi circa più o meno, cioè coi playoff e tutte quelle cose lì. Speriamo di non arrivare ai playoff anche quest'anno perché sono veramente duri per noi anche come tifosi da sopportare, da vedere. Certo. Però comunque è un campionato difficile, l'abbiamo visto anche quando c'era Vanoli che eravamo ultimi quasi. Sì. No, infatti, può succedere veramente di tutto. C'era il rischio di sottovalutare, di dire anche quella volta lei si diceva vabbè con quella rosa lì torni in B e spacchi. Però la differenza secondo me è proprio nella costruzione innanzitutto della rosa, che è diversa. Antonelli secondo me si è mosso, ma già dal mercato scorso che ha fatto in estate, si era mosso in prospettiva mercato futuro, cioè possiamo anche retrocedere, però so che in B avrò una squadra di giocatori innanzitutto miei, non prestiti, esatto, fanno tante squadre. Non come ha fatto la Cremonese quest'anno mi sembra, che ha preso tanti prestiti e il prossimo anno non ce li ha comunque. Antonelli ha fatto bene, ha preso tanti giocatori, li ha acquistati direttamente, definitivo, sì. Quindi anche questo è un buon segnale, molto buono. Sì, sono acquisti in prospettiva futura che poi ti rendono alla lunga, che magari al momento meno, l'anno scorso meno, potevano fare qualche prestito in più, dire giocatori già pronti alla Serie A che magari non giocano, diciamo è stato un rischio e effettivamente abbiamo pagato, ecco. Però dico che per me ci sono molte differenze con quella retrocessione lì e quella, diciamo, quella delusione poi in Serie B, perché vedo proprio un atteggiamento diverso, ma si è visto subito la partita in Coppa Italia, cioè
i ragazzi non sono andati lì sottovalutando l'avversario, Esatto. dicendo la Coppa Italia, vabbè, siamo più forti, veniamo dalla Serie A. No. Subito a far vedere, Sì. diciamo, chi comanda. Esatto, ma penso sia anche una mentalità un po' di stroppa, Sì, che mi piace come mentalità e non sottovaluta mai niente, non dice siamo i più forti. sì, non si accontenta Esatto. neanche, cioè mi sembra uno che è molto dedito al lavoro, che vuole rasentare la perfezione, non saprei come dire, perché effettivamente dopo la prestazione scorsa Sì, non è che è stato lì a dire, beh, siamo messi benissimo, tutto, no? Dice c'è da lavorare, esatto. ci sono tante cose da sistemare, è calcio d'agosto, quindi preferisce magari sminuire un risultato piuttosto che esaltarlo e dire siamo messi bene, fare un po' di piaggerie con i suoi giocatori. Quindi insomma queste sono le nostre valutazioni, scrivete pure con voi qua sotto cosa ne pensate, siete d'accordo con noi, se siamo troppo ottimisti a pensare che siamo una delle candidate principali o addirittura la favorita per la vittoria del campionato, sempre con la questione dirimente Nicolò Caviglia in o out, perché quello è fondamentale. E diteci voi qua sotto le vostre considerazioni, abbonatevi per chi non è ancora abbonato, che ci aiuta davvero tantissimo, e questa stagione si vedrà alle pagelle, tutte per lui, tutte per lei, dipende. Grazie comunque degli abbonati che ci sostengono ormai da mesi, Vero. quindi è un grande aiuto per noi. E lasciate il like, commentate appunto dicendo la vostra e attivate la campanella così non vi perdete i video che adesso torneranno a uscire con scadenza regolare perché ci sono le partite. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.